Salve a tutti! Continuiamo oggi il progetto del carico elettronico con la parte relativa ai test delle sue tre modalità di funzionamento. Infatti, come potete vedere, ho concluso la realizzazione dello schedino e sono andato già ad assemblare tutti i componenti del circuito su questa tavoletta di legno. Possiamo vedere qui il jack di ingresso della tensione ausiliaria a 12 volt. Questo è il connettore con cui poi andremo a connettere il nostro carico elettronico ai due nodi del circuito che stiamo analizzando. Questi invece sono i connettori che poi si congiungono al MOS di potenza, che sarà montato su un dissipatore, oppure ai più MOS di potenza che saranno montati sui loro dissipatori e poi collegati in parallelo. E questo è un metodo che consente di aumentare la potenza che si può dissipare col nostro carico elettronico. Inoltre ho anche inserito un voltometro amperometro in modo che quando utilizziamo il nostro carico elettronico sia più agevole andare a leggere questi valori senza ogni volta andare a preparare il setup con voltometro esterno e amperometro esterno. Quindi risulta molto più comodo utilizzarlo direttamente sul carico elettronico. Inoltre, come vi avevo già accennato, sono andato a realizzare su scheda delle connessioni intercambiabili in modo da poter switchare in modo molto comodo fra le varie modalità di funzionamento. Infatti, tutte le connessioni si trovano su questa parte della scheda e attraverso queste clip io andrò di volta in volta a cambiare la modalità di funzionamento attraverso lo spostamento di queste clip. Molto bene, quindi ora che il circuito è pronto non ci rimane altro da fare che andare ad effettuare dei test per verificarne il corretto funzionamento. Ecco qui, ho effettuato tutti i collegamenti necessari, ovvero ho inserito l'alimentazione ausiliaria di 12 volt, ho connesso in ingresso al carico elettronico un alimentatore variabile da 12 volt a 24 volt e sul connettore dedicato al MOSFET sono andato appunto a connettere un MOSFET montato su un dissipatore. Possiamo quindi adesso iniziare i nostri test partendo dalla modalità di Current Mode. Ho già posizionato le clip in modo da consentire il funzionamento in questa modalità. Vado quindi a variare la posizione del trimmer . Ecco qui. Vedete? Abbiamo appunto una regolazione in corrente. Ora non salgo molto perché il dissipatore è un po' piccolo. E adesso facciamo una prova. Se sta funzionando correttamente in current mode, se io vado a variare la tensione di ingresso, la corrente dovrebbe rimanere costante. Ecco qui. Vedete? Anche aumentando la tensione, il valore di corrente resta costante, come previsto dalla modalità di funzionamento. Molto bene, quindi il circuito in questo caso funziona correttamente.
Passiamo adesso alla modalità resistiva. Ho variato la posizione delle clip e adesso il circuito è in modalità resistiva. Vario la posizione del trimmer . Ecco qui. Vedete che la corrente sale. Adesso mi porto a un valore piuttosto basso di corrente e vado a variare la tensione di ingresso. Se il circuito sta funzionando correttamente in questa modalità, quello che vedremo è che aumentando la tensione aumenterà in modo proporzionale anche il valore della corrente. Aumento. Ecco qui, vedete? Aumenta la tensione e aumenta anche il valore di corrente. Se diminuisco, diminuisce allo stesso modo. Molto bene. Il circuito funziona perfettamente anche in questa modalità. Possiamo passare quindi all'ultima modalità, ovvero quella di Voltage Mode. Ho modificato la posizione delle clip nel circuito e adesso ci troviamo in Voltage Mode. Per poter utilizzare il circuito in questa modalità sono stato costretto ad inserire in ingresso in serie all'alimentatore una resistenza. Infatti, come avevamo già detto nei video precedenti, essendo che l'alimentatore di ingresso può essere rappresentato come un generatore di tensione a sua volta, quello che succederebbe se mettessimo due generatori di tensione in parallelo sarebbe proprio un bel corto. Quindi, essendo che ancora non ho costruito un generatore di corrente, per testare il circuito in questa modalità useremo appunto questo metodo. Molto bene, vado a variare la posizione del trimmer . Ecco qui. Vediamo che in questo momento il circuito sta imponendo ai suoi capi una tensione di 9,1 volt. Quindi, se il circuito sta funzionando correttamente, quello che succede se io vado a variare la tensione di ingresso al carico elettronico è che il valore di tensione resta costante, mentre il valore di corrente cambia. Molto bene. Alzo la tensione. Ecco qui. Il valore di corrente è aumentato, ma la tensione sul carico elettronico è rimasta a 9,1 volt. Continuo ad aumentare. Aumento ancora. Bene, la tensione resta costante. Adesso provo a diminuire. Molto bene. Come si può vedere, anche in questa modalità il nostro carico elettronico sta funzionando perfettamente. Molto bene. Quindi, come abbiamo potuto verificare, il carico elettronico funziona perfettamente in tutte e tre le sue modalità ed è uno strumento che risulterà davvero molto utile in questo laboratorio. Ma in generale è utile in qualsiasi laboratorio. Dovrebbe essere presente in ogni laboratorio perché è davvero uno strumento indispensabile. Bene, il progetto quindi può dirsi concluso. Di solito, arrivati a questo punto, c'era
l'analisi degli errori del progetto, ma con molta sorpresa questa volta non ho commesso errori. Ogni tanto un po' di fortuna ci vuole pure. Molto bene, quindi il progetto è concluso e per questo video è tutto. Alla prossima!